Un saluto a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale da Michele. Eccoci qua ad un nuovo appuntamento, uscita Ironman numero 73. Questo è come riceverete il pacco a casa, la busta, doppia busta, perché i pezzi contenuti all'interno hanno un certo peso. Adesso andiamo ad aprirla. Io ho aperto già la prima busta per dare un'occhiata, la curiosità non è solo femmina, non è solo donna. Quindi vediamo il primo sacchetto, uscita numero 73. Il contenuto ragazzi lo vediamo subito dopo. Sapete che io ci tengo, per coloro i quali non hanno fatto la collezione per una ragione o per un'altra, permettere a chi fosse interessato di leggere anche i contenuti di queste meravigliose, direi quasi riviste più che fascicoli, perché c'è veramente una storia dentro, come dico sempre, la ciliegina sulla torta di questa splendida armatura alta 60 cm, perché è veramente bella ragazzi, veramente bella. Mi raccomando, seguitemi su internet, iscrivetevi al mio canale se vi piacciono i miei video, mettete anche un mi piace, se non vi piacciono non importa ragazzi, non mettete nulla, e attivate anche la campanella per essere sempre aggiornati verso tutti i miei nuovi video e le collezioni che sto facendo. Guardate sulla mia playlist una volta entrati nel canale e date un'occhiata ragazzi, ci sono diverse cose già, compatibilmente con quelle che sono le disponibilità economiche, perché io le farei tutte le collezioni, tutte. Allora, numero 73, andiamo a vedere. Prima pagina, sappiamo benissimo che è dei servizi. Andiamo subito ad inquadrare. Sto cercando di permettervi anche di leggere, come dicevo prima, ma facciamo così che è meglio. Ecco qua. Così potete leggere se siete interessati. Altrimenti, ragazzi, andate avanti. Ma non andate avanti. Guardatelo tutto il video. È ovvio che, lo sapete, sono importanti i tempi di visualizzazione per un canale su YouTube, nonché gli iscritti, ovviamente. Quindi ragazzi, se volete darmi una mano e ritenete che sia valido il canale, iscrivetevi e vi ringrazio tanto. Ho il telefonino in mano, quindi l'immagine ovviamente, non avendo un gimbal, dovrebbe chiamarsi così, balla un po'. Queste le guardiamo dopo, bene nel dettaglio, perché sono le fasi del montaggio del nuovo numero 73. Eccoci qua, pagina 8. Così si vede bene, vero ragazzi? Che colori, quanto mi piacciono questi colori. Vi faccio vedere meglio anche questo lato qui che è più piccolo. Che belle queste immagini, ma che belle sono! Abbiamo quasi finito. Così, chi ha piacere,
può anche dare lettura di questo fascicolo numero 73. Ne mancano ancora 27, ragazzi, 27 ai 100, ma io non ho fretta. E poi, se tutto va bene, per chi fosse interessato, forse sono previste altre 20 uscite, ovviamente non obbligatorie, e questa è l'ultima pagina, ragazzi, 20 uscite di pezzi danneggiati che io farò, speriamo che escano. Ecco qui, nella prossima uscita, la 74, costruisci la terza parte del torace, e qui un altro titolo. Ok ragazzi, un attimo metto in pausa, aggiusto il telefonino e sono subito da voi. Eccoci qua. Abbiamo detto uscita numero 73, andiamo a vedere adesso cos'è contenuto all'interno di questo nuovo numero. Molto pesante, sicuramente questi sono in metallo. Infatti metallo, queste sono le due forche, poi inquadro tutto bene ragazzi, un attimo di pazienza. Plastica, una molla, inquadro tutto adesso, metto via questo, eccoci qua. Questi sono i pezzi che troviamo nel numero 73. Tre serie di viti, GM, metallo, scritta nera, un'altra serie di viti IP per plastica, P, scritta azzurra, e un'altra serie di viti KM, M, metallo, scritta nera. Ecco qua, tre serie di viti, 1, 2 e 3. Una molla, 3 strisce adesive, diciamo gommate, e questi due pezzettini di plastica. Allora, vediamo. Ok ragazzi, adesso perfetto, andiamo a vedere le fasi del montaggio. Eccoci qua. In questa uscita continuerai a lavorare sul torace del tuo modello, a cui unirai la protezione del collo. Inoltre concluderai l'assemblaggio della base di supporto. Ricordatevi ragazzi, poi per carità, uno può usarla anche come base finale non avendo fatto la premium, ma questa è stata data dalla De Agostini come base di supporto per costruire in sicurezza Ironman, per evitare che ci si appoggi su schiena o bacino e si possa rovinare eventualmente la vernice. Allora, all'interno abbiamo la 73A, piastra pettorale in plastica, abbiamo detto, 73B, elemento della piastra pettorale 1, cioè di questa, ok? Poi vi dirò dopo un'altra cosa. Il 73C, elemento della piastra pettorale 2, il 73D, protezione del collo, guardate che bello, plastica ma molto bello. Abbiamo la 73E, pinza della base 1, e la 73F, pinza della base numero 2, che sono queste qua, in metallo. Mettiamo un momento qui. Poi abbiamo la 73G molla, 73H cuscinetti adesivi. Ok ragazzi, una cosa sola prima. Volevo pesarvi questi due pezzi di metallo per farvi vedere il loro peso, che poi andranno messi
insieme all'asta. Guardate, 178 grammi che per i nostri amici americani e inglesi in libbre dà questo risultato qua. Torniamo in chili, prendiamo anche l'asta che poi andremo ad unire e guardate insieme l'asta di sostegno con le forche quanto pesa. 428 grammi, ragazzi. Pesantissima, tutta in metallo. Qui diciamoci anche la verità, hanno lavorato anche bene su questo pezzo. In libre, per i nostri amici sempre americani e inglesi, questo qua. Ok, detto questo, leviamo tutto. Ecco qua, ragazzi, siamo tornati. Allora, la prima cosa che ci dice, colloca gli elementi 73B contrassegnati con la lettera L. La lettera L la trovate qui sotto, come troverete la lettera R dall'altra parte. Quindi vediamo se riesco a mettere a fuoco. Comunque, ragazzi, la troverete. Niente, questo telefono purtroppo non mi permette di farvi vedere bene le lettere. Comunque, questa è la L e questa è la R, forse si vede. Ok. Quindi, contrassegnati con la lettera L sinistra e 73C R destra, sulla piastra pettorale 73A, questa, orientandoli come mostra in figura, cioè, guardate, questa è la piastra pettorale 73A, andiamo a mettere la L in questa maniera, 1 e 2, qui sotto vedete avete i fori per le viti che poi andremo a mettere, le IP, quindi L da questa parte, 1 e R ovviamente da quest'altra, e 2. Sì, stavo guardando che fate solo attenzione, ragazzi, perché potete anche montarle così, ma fate attenzione, vedete? È spiegato molto bene in figura, ma magari potreste sbagliarvi e fare l'errore. I due cerchi qua di 3, vedete, 1, 2, 3, devono essere attaccati sopra nella parte superiore, quindi non così, ma così. Va bene, ragazzi? Vedete? 1, 2, 1, 2 e i terzi più staccati dagli altri. Adesso ci dice di andare a mettere le viti IP qua sotto. Perfetto. Andiamo a mettere 1, 2, 3 e 4 viti IP. Prendiamo la vite IP, apriamo il sacchetto con il pollice indice e medio. No, ragazzi, il medio è un altro. Andiamo a aprire il sacchetto con le dita pollice e indice. Ok, sfreghiamo il sacchetto. Ok, va bene. Ma facciamoci una risata ogni tanto. E prendiamo 4 viti IP. Adesso io ne avviterò una e poi metto in pausa e farò la stessa cosa con gli altri 4. 1, 2, 3 e 4. Ok, ragazzi? Tenete sotto il pezzo. Fate attenzione a non pressare troppo qua, potreste anche romperlo. Ok, adesso faccio la stessa cosa dagli altri, per le altre 3 viti. Metto in pausa, ragazzi. Attenzione, ragazzi, attenzione. Attenzione perché mi sono accorto che stavo commettendo un errore. Allora, abbiamo detto di prendere il numero 73A e poi fate attenzione perché la lettera L deve essere rivolta correttamente così. Guardate. Qui abbiamo una parte più spessa e qui abbiamo una parte più sottile, senza contare che abbiamo i due fori. Però
Fate attenzione, magari quello che vi sto dicendo è banale, ho sbagliato forse solo io, meglio così, però ci tengo a dirvelo. Quindi la parte, questa è la L, la sinistra, e la andiamo a mettere qui. Questa è la R, vedete? C'è scritto qui R, e la andiamo a mettere qui. Ecco qua. Infatti adesso andiamo a mettere le 4 VTP, metterò nuovamente in pausa. Ecco qua, vedete? Qui è più sottile, qua è più... Ragazzi, guardate, tutto in diretta, non lo cancello il video, ve lo lascio così. L'importante è non sbagliare. Comunque, vedete che è più spesso qui, e qui è anche più spesso. Poi abbiamo 1 e 2 attaccati, 1 e 2 attaccati. Questa è la posizione corretta. Andiamo adesso a mettere le 4 VTP, 1, 2, 3 e 4 nei rispettivi fori. Ci vediamo dopo, ragazzi. Ecco qua, ragazzi. Ecco qua. Perfetto. Abbiamo messo le 4 viti 1, 2, 3 e 4 IP. Poi ci dice unisci la protezione del collo 73D, questa, alla piastra pettorale 73A, questa. Orientando i componenti come mostrato, inserisci i due perni della piastra 73A nei fori della protezione 73D. Capovolgi il gruppo e fissi insieme i pezzi con 2 viti IP. Io, ragazzi, mi sono già messo, per chi mi conosce, ho già avvitato le viti IP qua, in modo da creare il filetto ed essere poi più semplice il montaggio, per crearmi la semplicità nel montaggio. Adesso vado a togliere le 2 viti IP, ecco qui, inserisco questo come ci dice in figura, 1 e 2, vedete qui abbiamo dei tagli e qui abbiamo dei segmenti, 1 e 2, vanno messi ovviamente in questa maniera qui. Perfetto. Andiamo a inserire le 2 viti IP. Ho fatto un po' di confusione, ma ho deciso di, come vi ho detto, di non eliminare il video per poterlo poi rifare. Non importa, ragazzi, se ho commesso degli errori, l'importante è poi correggerli. Ecco qua. Guardate quanto è bello questo pezzo. Non stringiamo eccessivamente, quando arriviamo in battuta non esageriamo perché rischiamo di rompere le plastiche e non serve. A questo punto, guardate che bello, a questo punto ci dice: recupera la prima parte del torace su cui hai lavorato nell'uscita 72, questo pezzo tutto in metallo, tranne questo in rosso, e unisci a essa il gruppo che hai appena assemblato, cioè questo. Colloca la piastra pettorale 73A, questa, nella sua sede sul telaio del torace 72A, questo, e sul lato interno di quest'ultimo stringi 2 viti IP nei fori indicati in foto per fissare tutti insieme. A questo punto ci dice di mettere questo in questa maniera. Guardate che opera d'arte, ragazzi, ma quanto è bello! Ma quanto è bello, quanto! Ecco qui, ci dice di mettere 2 viti IP, una qui e una qui. Fate attenzione che deve coincidere bene il foro, vedete che qui ancora non coincide, quindi va pressato finché lo vedete bene. Io però adesso vado a toglierlo, vado a mettermi le 2 viti IP
come sapete, 1 e 2 me le vado a avvitare qua, così mi facilito tutto. Ecco qui. 1 e 2. Mi raccomando, andate diritti, ragazzi. Le avvito fino in fondo, quasi. Non troppo, non serve, anzi, perché poi c'è lo spessore del metallo, quindi io direi che così basta già. Avvitiamo un po' più questa. Questo lavoro, come vi ho già detto più volte, vi facilita tutto. Ecco qua. Non arrivate fino in fondo, ragazzi. Guardate che è importante. Non dovete superare questo. Fate soltanto un po' l'invito e fermatevi, perché rischiate di rompere le plastiche dietro. Fermatevi prima. Va bene? Mi raccomando. Ecco qua. A questo punto andiamo di nuovo a mettere il nostro pezzo così. Mamma, che bello, che bello. E andiamo da quest'altra parte. Eccolo qua. Perfetto. Eccoci qua. Prima vite, IP. Non stringetela tutta subito perché non serve. La faremo alla fine. Lo faremo alla fine. Ok. Tenete premuto così lui combacia bene. E avvitate. È molto più semplice passarvi prima le viti, ragazzi. Ricordatevelo. E adesso andiamo in battuta, senza esagerare. Quando arriva che sentite che ha resistenza, vi fermate. Ok. Andiamo a vedere. Mamma mia. Che bello, ragazzi. Guardate che cosa non è. Che cosa non è. Guardate che cosa non è. Accendiamo. Guardate che cosa non è questo pezzo. Che bello. Spegni, accendi, spegni, bellissimo. Adesso fate attenzione quando appoggiate questo, perché è pesante e grava su questo che è di plastica e lo rompete. Mettetelo sempre così, al contrario, ok? Guardate, così. Va bene, ragazzi? Perché se altrimenti rompete quest'asta qua. A questo punto mettiamo via un attimo questo e ci dice di montare l'altra parte. Quindi l'assemblaggio della pinza della base. Ecco qua. Prendiamo le strisce qua, separa una striscia dal blocchetto di cuscinetti adesivi 73H, rimuovi la pellicola di protezione e facendo molta attenzione unisci la striscia al profilo interno della pinza della base 1,73 come mostrato. Eccoci qua, ragazzi. Allora, io per mettere le strisce gommate partirò da questo segno qui. Vedete che c'è uno scalino? Partirò dallo scalino interno, quindi lascerò questo pezzo scoperto. Perché? Perché questo pezzo sicuramente non andrà a colpire o a trattenere la nostra armatura. Sarà questo a trattenere l'armatura. Quindi andiamo e procediamo ad mettere la striscia adesiva. Schiacciatela prima qui,
non andate subito da questo lato perché altrimenti vi si strappa il centro. Prima va fatta la curva e poi va adagiata sull'altro lato. Perfetto. Fate la stessa cosa con questa. Eccoci qua ragazzi, abbiamo fatto la stessa cosa anche dall'altra parte. Una ci è data in più, è sempre meglio averne una di scorta qualora servisse. Schiacciatela bene, non con le unghie, schiacciatela molto bene, perché se la attaccate in maniera corretta questa difficilmente vi si staccherà mai. A questo punto ci dice: posiziona la molla 73G, questa, nella sua sede all'estremità della pinza della base 2, 73F, questa. Ok? Unisci la pinza della base 1 73E al resto del gruppo orientando i componenti come mostrato. Ok? Questo non serve leggere perché, ragazzi, è tutto chiaro in foto. Prendiamo la nostra molla 73G, la inseriamo così, potete metterla sia così che così, non cambia niente. Va bene? Poi guardate semplicemente, questa è la foto, prendete questa, prendete questo, l'altro pezzo, ok? E all'interno qui troviamo lo spazio per questo pezzo della molla qui, per questa pendice della molla. Va inserito ovviamente qua dentro. Quindi lo andiamo a cercare. Ecco qua. Accertatevi che qui sia perfettamente allineato. A questo punto ci dice di mettere una vite GM qui all'interno. Andiamo a prendere la vite GM, apriamo il sacchetto, ecco la vite GM, e andiamo a fissare il tutto. Ecco qui. Vediamo se è il caso di mettere del grasso o si avvita bene così. Proviamo. No, si avvita bene così, non serve il grasso. Stringete non forte ma andate in battuta. Quando sentite che diventa duro, vi fermate e provate a vedere se funziona. Ovviamente questa, guardate che bella, potete fare così e ci va a stringere il nostro Ironman in sicurezza. Bellissimo. A questo punto ci dice di prendere l'asta, eccola qui, quindi qua ci dice recupera l'asta della base che hai assemblato nell'uscita 72, inserisci i due perni, i perni sono questi, 1 e 2, del pezzo qua, vedete? Quindi inserisci i due perni della pinza nei fori del primo segmento dell'asta 72E. Il primo segmento dell'asta 72E è questo. Questo è il secondo segmento, sono due pezzi, quindi la parte bassa è il secondo segmento e questo è il primo segmento, ok? La parte alta. Allora, e fissa insieme i pezzi con due viti KM. Eccole qui, queste più lunghe. L'asta ha diversi fori per regolare l'altezza della pinza. Una volta fatto, unisci l'asta alla base che hai assemblato nell'uscita 71. Allora, la base che abbiamo assemblato nell'uscita 71 ovviamente è questa qua di plastica. Adesso ragazzi, nella foto mi dice 1, 2, 3, 4, quindi mi dice di lasciare nella foto, guardate, levo questo che vedete meglio col fondo bianco, mi dice di lasciare libero il primo foro, il secondo foro e il terzo e quarto invece di prenderlo. Ok? Quindi ci dice di fare questo lavoro qui.
Allora, fate attenzione perché questo pezzo va messo da questa parte qui, come in foto. Quindi non va messo così, ma va messo così, ok? Quindi questa parte qui va messa verso la base di plastica, non verso questa punta a cono, va bene? Quindi lasciamo via libero 1, 2, come ci dicono in foto, e andiamo sul 3 e sul 4. Ecco qua. E andiamo a mettere due viti qua sotto. Due viti, abbiamo detto, KM. Vediamo se si avvitano bene, altrimenti io le avvito prima con il grasso, perché è metallo e il grasso lo posso usare nella plastica. Assolutamente non usate nessun tipo di lubrificante, perché col tempo, anche se è siliconico, rischiate, scusate non era inquadrato, rischiate di, visto che le plastiche sono porose, rischiate di farle rompere. Allora, e andiamo ad avvitare le due viti KM. No, non serve neanche qui il grasso e potete avvitarle direttamente. Una e due. Ma che armatura meravigliosa, ragazzi! Ma che armatura meravigliosa! Ragazzi, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che metterò e le novità. Andate a vedere la playlist, mi raccomando, mettete un bel mi piace, se non vi piace non mettete nulla, ok? Guardate ragazzi, perfetto. Adesso, allora guardate, vi faccio vedere, così non vi sbagliate. Ricordatevi, qui dove c'è la punta conica, il primo foro no, il secondo foro no, il terzo e il quarto sì. Questo è quello che ci fa vedere in figura e io ho fatto così. Quindi penso che sia la regolazione giusta. Se non fosse la regolazione giusta, non è un problema, ragazzi. Una volta che avremo finito la nostra splendida armatura, sviteremo le due viti KM e le sposteremo dove sarà necessario spostarle. Va bene? Ricordatevi quello che vi ho detto. Guardate, questo va da questa parte qui, non di là. Questa parte qui, ve l'ho già detto ma ve lo ripeto, questa L qui, questo angolo di 90 gradi, va messo verso il basso. Adesso ragazzi andiamo a prendere la nostra base, leviamo un momento questo, facciamo un po' d'ordine, ecco qui, prendiamo la nostra base di supporto, non confondiamoci, questa è la base di supporto per montare meglio Ironman, la base è la premium. Poi è ovvio che ognuno può fare quello che vuole, ma è davvero molto piccola, meglio di niente, ragazzi, sono d'accordo con voi, per chi non l'ha fatta è meglio di niente, però non dobbiamo confonderla. Ecco qua, guardate, questo è il risultato finale. Ok ragazzi? Bellissimo. Bellissimo. Va bene, abbiamo allora montato. Andiamo a vedere un attimo. Abbiamo montato questo. Volevo farvi vedere anche un'altra cosa. Oltre al rattore arche, guardate, manca il collo, è ovvio ragazzi, così è un po' buffo. Manca il collo. Ecco qui. Volevo farvi vedere infine questo ultimo numero che abbiamo montato, il 73. Accendiamo anche gli occhi del nostro Ironman. Eccoli qui. Qua manca ovviamente il collo, questo sarà più alto ovviamente. Vedete? Bellissimo. Ragazzi, attenzione, mi raccomando, L'ho detto, ve lo ripeto, perché poi molti purtroppo
per disattenzione, distrazione lo fanno. Non appoggiate il pezzo così, rompete questo, mettete un panno sotto e lo appoggiate delicatamente così. Questo deve essere libero, ok ragazzi? Bene, con questo abbiamo montato tutto, abbiamo finito questo numero 73. Michele vi saluta. Abbiamo fatto meglio, io dico abbiamo perché mi seguite, ho fatto un po' di errori in diretta, mi conoscete, non cancello nulla, seguitemi fino alla fine dei video, che se anche degli errori vengono commessi troviamo sempre la soluzione a ripararli e a rimediarli. Va bene ragazzi, bellissimo questo numero, aspettiamolo al numero 74, che come vi ho detto costruiremo la terza parte del torace, probabilmente quella dietro, ma vedremo, non lo so. E niente ragazzi, vi saluto, vi ringrazio di avermi guardato, di avermi dedicato del vostro tempo e vi ricordo ragazzi, non dimenticatevi, se avete piacere, di iscrivervi al mio canale. Va bene ragazzi? Michele vi saluta, togliamo questo un attimo. Ok, Michele vi saluta con questa copertina del fascicolo numero 73 e vi augura una serena serata a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ciao ragazzi, un abbraccio e al prossimo video. Ciao!